Buonasera, sono Roberto Valotti, sono comandante di linea. Sono origini bergamasco e ho studiato a Bergamo, ho fatto l'istituto tecnico, a Bergamo, perito elettrotecnico, e durante il periodo estivo, tra un anno e l'altro, facevo il muratore e fortunatamente mi sono ritrovato anche tutti i contributi, quindi per me è stata una grande cosa. Solo che alla fine della scuola non sapevo che cosa fare, avrei dovuto probabilmente fare l'alpino, quindi per perdere un anno così di lavoro. Ecco. Allora a quel punto sono andato in comune, al municipio del paese, ho chiesto se c'era qualche concorso da poter fare, ho fatto il concorso in aeronautica, quindi ho presentato tutte le carte, ho fatto la selezione e fortunatamente sono riuscito a entrare. Non avrei mai pensato di potercela fare, anche perché io durante il periodo, quando mi hanno chiamato, ero all'Isola d'Elba in bicicletta, perché sono un grande appassionato di bici. Sono entrato con nell'Eolo IV nel 1985 e sono diventato pilota militare, ma a un certo punto per ragioni mie personali ho deciso di andarmene e ho rifatto poi un concorso per entrare come pilota di complemento sempre in aeronautica militare. Quindi sono diventato poi pilota militare dopo aver fatto tutte le scuole, quindi Pozzuoli, Latina, Amendola e Lecce, e sono stato assegnato a reparto caccia, quindi F104, e ho fatto poi il corso a Grosseto. Una volta finito il corso a Grosseto mi hanno assegnato a Villafranca come ricognitore al 132esimo gruppo del terzo stormo di Villafranca. Sono arrivato a Villafranca nel 1988, da lì in poi ho fatto 2 o 3 anni di F104, poi finché tanto che nel 1990, quando Saddam Hussein decise di invadere il Kuwait, siamo stati chiamati nell'operazione Desert Storm, quindi con F104 siamo stati rischierati sull'altipiano dell'Anatolia, confine orientale della Turchia. Siamo partiti con 8 F104 da Villafranca, siamo stati rischierati alla città di Malatya, nell'aeroporto Herat, vicino di Diyarbakir nel Kurdistan. Siamo partiti, siamo arrivati giù. 104 per me è l'aeroplano per eccellenza, un aeroplano molto veloce, difficile, particolare, un aeroplano con pochissima ala, ma un aeroplano che viaggia come velocità massima 2 volte la velocità del suono, Mach 2, 2.1. Quindi durante i voli prova andavi a provare queste velocità durante i voli prova dell'aeroplano. È un aeroplano old style, molto, che posso dire come una macchina da corsa antica, una cosa che chiaramente adesso sarebbe impossibile, improponibile. Facevamo missioni di ricognizione aerea, entravamo in ricognizione lungo il confine proprio per vedere le truppe di Saddam Hussein come venivano mosse fino alla città di Mosul, più o meno noi arrivavamo per ragioni proprio di autonomia carburante. Più o meno sono stato circa 2 mesi da quando è iniziata la guerra, da poco prima che iniziasse. Mi sembra che la guerra quando è che credo l'attacco sia stato fatto il 19 gennaio del 91 e io sono stato verso fine febbraio. L'aeroporto è un aeroporto in quota, quindi su un altopiano dell'Anatolia dove c'era molto molto freddo, perché arrivava in temperatura anche meno 10, meno 15 di notte, dormivamo in tende chiaramente riscaldate e tutto quanto, ed eravamo sotto comando NATO, quindi non sotto il comando diciamo dell'aeronautica militare italiana, eravamo sotto comando NATO come NATO all'Air Force. E quindi dipendevamo dagli americani, ecco, sostanzialmente gli americani, come si sa, loro logisticamente sono avanzatissimi, erano lì, avevano preparato tutto, se portavano diciamo, le loro tute da volo, le scarpe perfette, eccetera, eccetera, però la cosa bella di questi americani è che venivano però a mangiare la pasta al pomodoro a pranzo da noi e noi in compenso prendevamo le scarpe da loro, le scarpe da volo oppure il casco, ci si faceva fare il casco. Le missioni che facevamo erano tutte missioni operative nel primo periodo, chiaramente fin tanto che la guerra poi è andata piano piano scemando, andavamo a fare ricognizione aerea, volevamo in un pacchetto d'aeroplani dove andavamo a fare la ricognizione lungo il confine fra Turchia, Siria ed Iraq. Queste erano le nostre missioni.
Facevamo mediamente un'ora e mezza, 2 ore di volo, perché l'aeroplano su cui volavo io, quindi l'F-104, non aveva la possibilità di fare rifornimento in volo, quindi a un certo punto dovevamo tornare a casa per forza di cose, mentre il Tornado, che erano dall'altra parte del Golfo, loro potevano fare rifornimento in volo. Missioni particolari erano tutte molto simili. Venivano assegnati dei task, che vuol dire degli obiettivi da fotografare tramite il comando NATO, e noi dovevamo portare a casa queste fotografie. L'aeroplano era fornito di una macchina fotografica, un pod Orpheus per le ricognizioni, poi le foto venivano sviluppate e da lì si vedevano i movimenti delle truppe, i movimenti di carri, i movimenti di tutto ciò, oppure gli obiettivi eventuali tipo ponti o che ne so, centrali, oppure zone militari particolari. Queste sono state le missioni che abbiamo fatto lì. Allora, durante il rischieramento a Herakli, città di Malatya, vicino, come dicevo prima, a Diyarbakir, c'è stata una notte, dormivamo in tenda, quindi dormire in tenda significa dormire con la tuta da volo, pronti a un eventuale allarme, con la maschera a fianco al letto, del NBC, quindi per un eventuale attacco chimico, perché c'era anche questo rischio qui. E durante la notte è partito hanno fatto partire l'allarme di attacco aereo, cioè l'attacco aereo significa che il nostro aeroporto era a rischio di un attacco aereo, quindi dovevamo fare quello che si chiama in gergo la dispersione verticale, cioè portare gli aeroplani lontano dall'aeroporto. Quindi in piena notte, sirena che comincia a suonare, vestirsi, passare dal sonno a montare dentro al 104 era stata una bella cosa, una gran bella esperienza. Quindi siamo dovuti correre agli aeroplani, abbiamo messo in moto gli aeroplani, abbiamo fatto una dispersione verticale, quindi portato gli aeroplani in volo, e lentamente poi dopo un'oretta abbiamo scoperto che l'attacco aereo non c'è stato, né attacco NBC, quindi chimico, nemmeno attacco aereo fisico sulla pista. Quindi dopo il radar, che c'era l'AWACS in volo, ci ha riportato a terra e siamo riatterrati. Certo che non è stata una gran bella notte.